Ciao amici, bentornati su White One Racing. Dopo tanto parlare di moto, di scooter, talvolta di auto, è arrivato il momento di guardare alcuni componenti di una grande passione del canale, il karting. Il motore che vedremo oggi è un po' particolare, perché si tratta di un 125 senza marce, categoria OK. Avevamo già cominciato a smontarlo, poi abbiamo deciso di fare il video. Abbiamo tolto il pacco lamellare, adesso vedremo come è fatto, il carburatore, che è del tipo a membrana 24-24. Poi abbiamo cominciato a smontare la valvola Rave, che regola l'apertura della luce di scarico. Adesso continueremo lo smontaggio e basta. La cuspide è molto corta. L'ipotesi che ho fatto guardandolo è che avere una cuspide così corta permette alle lamelle sì di aprirsi con più difficoltà ai regimi più bassi, però di sfarfallare molto meno ai regimi più alti. Questi motori girano più in alto degli altri. 16.000 giri. 16.000 giri mi dice Andrea. Quindi questi arrivano a 16.000 giri, mentre i 125 a marce fanno 15.000 giri massimo. 15.000. Va bene, quindi questi diciamo hanno almeno 1.000 giri in più. Sì, ok, come riferimento. Poi abbiamo un guidaflussi che è in materiale sintetico e stampato con la stampante in 3D. Eccolo qui, molto bello, è molto curato, veramente un bel pezzo, ben fatto, molto bello. E poi chiaramente sulla cuspide lamellare ci sono le quattro lamelle separate con i balestrini. Non so se si riesce a vedere, forse sì, eccoli. Ecco i balestrini, sì, si vedono benissimo. Una particolarità che abbiamo visto con Andrea è che questo, rispetto agli altri motori del go-kart che hanno un balestrino di rinforzo sotto, giusto? E balestrino sotto, esatto. Verso il basso. Questo qui, i balestrini sono uguali, non c'è il doppio balestrino, c'è il balestrino singolo a tutte e due le parti. Quella del doppio balestrino è una consuetudine oramai, giusto? Sì. Bene, ok. Mi viene data conferma. Allora, procediamo a smontare la valvola e vediamo com'è fatta. Allora, senza far perdere i pezzi, eccolo qua. Allora, questa è come si presenta la valvola. È chiaramente elastico, perché poi da questa parte qui c'è la molla che su comando di questa ghiera può far diventare l'apertura della valvola più o meno dura. Allora, ho provveduto a togliere i quattro dadi che fissano il cilindro al carter. Adesso lo sfiliamo, vediamo che dice. Tac, ecco qua. Togliamo, se si toglie la togliamo. Sì, si toglie. Questo, Andrea, è un motore che è già stato rifinito dalla casa, per così dire? Assolutamente sì, motore special, massima preparazione. Una cosa che possiamo subito notare è che sotto alla flange dello scarico ci sono ulteriori basette. Queste probabilmente servono ad aggiustare la lunghezza della marmitta, quindi togliendole oppure aggiungendole è possibile dare al motore più spunto oppure più a lungo. Allora, questo è un cilindro, da quello che mi sembra di guardare, con la canna di ghisa, giusto? Sì. Ok, quindi ho visto bene. Canna in ghisa e alluminio, chiaramente piantata a interferenza. Allora, però bisogna togliere pure la testa, perché altrimenti vediamo molto poco. Allora, ho allentato i bulcini della testata, adesso seguiamo lo smontaggio, però quello che volevo farvi vedere, che era interessante, questo non si sfila, dopo alziamo la testata e seguiamo. Quello che volevo farvi vedere è questo piripicchio blu, perché questi sono motori senza marce, quindi mentre un 125 a marce, seppur sempre acceso a spinta, metti in folle e poi quando le ruote sono avviate metti la seconda e lo accendi, questo chiaramente è sempre attaccato la catena con le ruote, quindi si tira su questo piripicchio che fa sfiatare, perde la compressione il cilindro e quindi può essere girato l'albero motore con più facilità.
Va bene, continuiamo. Però questa era una particolarità da vedere. Diamo la testata, come è fatta. Così vi faccio pure vedere il sistema del piripicchio. Allora, questo chiaramente un po' già funzionato, anche che è nuovo, insomma. Allora, qui c'è il famoso piripicchio, così è chiuso, poi premiamo e riduciamo la compressione e diciamo può uscire dal funghetto. Ecco, ve lo faccio vedere meglio che posso. Ok? Anche in questo motore, così come in tutti gli altri motori sportivi a due tempi, è possibile notare la classica forma a ciambella, la classica forma toroidale della camera di scoppio. Questa penso sia di serie, no? Insomma, così era e così è rimasta. Bene, andiamo avanti a guardare qualche altra cosa. Allora, una cosa che vi faccio notare subito è la guarnizione di rame. Vedete? C'è una guarnizione di rame tra cilindro e testata, quindi questo poi c'è tutti i passaggi dell'acqua perché è ovviamente raffreddata al liquido. Il cilindro magari lo guardiamo dopo. Quello che volevo farvi vedere bene, meglio, è com'è il basamento di questo motore. Ecco, vediamo un po'. Allora, qui siamo chiaramente sul terzo travaso, c'è il grano fermafascia che si trova proprio al centro del terzo travaso, che è una soluzione che già insomma si è vista più volte anche su motori sportivi, anche sui motori delle Vespe ultimamente. Poi c'è la fascia AL rispetto a quella convenzionale. Questo perché con la fascia L noi possiamo sfruttare interamente la fase, cioè non abbiamo uno spazio, per esempio nel caso dello scarico, il momento in cui la fascia comincia a scoprire lo scarico e poi il momento in cui il pistone lo scopre veramente. Chiaro che essendo più esposta rende anche il pistone più fragile, quindi però questo è sicuramente, a parte che è un motore da corsa, quindi è per questo impiego. E poi comunque avranno scelto questo compromesso perché sicuramente avranno ritenuto essere il migliore per questo tipo di applicazione. Tiriamo in su, vediamo, c'è l'albero motore, un classico spalle piene, e la biella è lavorata, per così dire, a lama, cioè scaricata sulle due estremità. Ho cambiato inquadratura così che possiate vedere bene quello che vi avevo detto. Ecco, la biella è scaricata qui ed è veramente finissima. Questo dimostra quanto il materiale, le lavorazioni meccaniche, i trattamenti termici possano insomma migliorare le qualità del pezzo. Questa è una biella che resiste perché questo motore è molto potente, anche se non ha le marce, quindi avranno sicuramente fatto questa scelta e dimensionato questo elemento in maniera coerente. Fa un po' sorridere guardare questo e guardare magari altre bielle che si strappano, più spesse di queste, su motori con la metà della potenza. Quindi questo per farvi capire un po' che conta anche come vengono fatte le cose. Guardiamo l'immissione del pacco lamellare. Ecco, così si vede benissimo. Come potete vedere è stato fatto un invito qui sui travasi rispetto all'entrata del pacco lamellare. E poi c'è il terzo travaso, vediamo come posso fare per farvelo vedere, così. Terzo travaso, questo, che è comunicante direttamente quasi con le lamelle. Questo, come abbiamo già visto, ha innumerevoli vantaggi. Bene, altre cose da vedere su questo motore non ce ne sono. Vi faccio vedere il cilindro, come è fatto. C'ha 5 travasi, vedete? Sì, purtroppo si vede male, quindi poi comunque questo, vedere questo fa capire poco poi di fatto, no? Perché bisognerebbe fare dei calchi e tutto quanto. Comunque è un classico 5 travasi con scarico booster. Quello che si può vedere è che la parte centrale dello scarico, ecco ve lo faccio vedere bene sul centrale,
ecco, c'ha una gobba al centro che ne alza di molto le fasi. Poi le fasi le misureremo, guarderemo un po' com'è la situazione, però prima di insomma, di chiudere con il cilindro, volevo farvi vedere come funziona poi questa valvola Rave. Allora, questa sta così, adesso l'appoggio e basta. Quando il motore, riprendiamo la luce, tieni la luce così, quando praticamente il motore funziona a regimi bassi, la valvola è chiusa, eccolo qui, e quindi è questa poi la fase effettiva, vedete? Mano a mano che il regime sale, la valvola sale, scopre, il condutto diventa più aperto e la fase di scarico più alta. Chiaramente questa è una manna per i bassi regimi, è l'uovo di Colombo, no? Perché permette di avere tanta potenza in alto e buona coppia in basso, perché stringe il differenziale, il travaso non lo riduce nessuno, però stringe il differenziale e gonfia il motore. Chiaramente questo chiude soltanto la luce principale, i booster rimangono sempre aperti. Osservando i travasi principali mi è venuto in mente che sono veramente molto simili a quelli del motore con le marce, almeno nella forma, quindi non mi stupirei poi di trovare anche delle rampe simili o dei travasi simili. Comunque questa forma è quella che va per la maggiore nel mondo kart, questo è Modena, però anche TM ha una forma molto simile. Chiaramente di questo potete farne tesoro e poi applicarlo anche a tutti gli altri motori sportivi a due tempi. Chiaramente del motore che abbiamo visto adesso manca la marmitta, che è un elemento fondamentale per il funzionamento del motore. Non possiamo farvela vedere perché non ce l'abbiamo fisicamente, però ve la descrivo brevemente. Si tratta di una semi-espansione. È stato scelto questo tipo di soluzione per avere il massimo dell'elasticità del motore, per avere il compromesso migliore tra potenza ai bassi regimi e a lungo. Questo perché nel momento in cui il regime di rotazione è basso, i gas vedono la marmitta lunga perché oltrepassano il controcono forato che è contenuto nel bussolotto terminale della marmitta. Quando poi il regime di rotazione si alza, i gas non vedono più permeabile il controcono, la marmitta risulta quindi più corta e il funzionamento del motore viene ottimizzato a regimi elevati. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.